Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad unire gli scarti di una mela agli scarti delle cialde del caffè. È una tecnica davvero molto insolita, particolare, ma vi assicuro molto carina. Seguitelo perché sono sicuro che una volta che capirete quale sia, sarete contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi delle cialde della macchinetta del caffè e l'unica cosa che vi si chiede di controllare di queste è che siano compostabili. Che cosa significa? Che sia nel caso che l'involucro che tiene il caffè sia morbido o rigido, a contatto con l'acqua nel giro di breve tempo si dovrà decomporre completamente. Nell'ipotesi che però voi possiate scegliere quale delle due adottare, io opterei per questa, quella con l'involucro morbido, proprio perché a contatto col terreno si decomporrà molto prima. Trovate le cialde, prima di adoperarle per l'esperimento io vi consiglio di utilizzarle per due buoni motivi. Il primo è quello di non sprecare il caffè che c'è all'interno e quindi vi berrete un buon caffè. Il secondo motivo, che è quello più importante, è che quando vengono utilizzate la macchinetta per tirare fuori il caffè da qua farà passare dell'acqua bollente all'interno della cialda. Quest'acqua bollente sterilizzerà il caffè che c'è all'interno, quindi praticamente preparerà il fondo per poi procedere con le operazioni successive in un ambiente sterile. Ottenute le cialde non resterà altro che procurarsi anche i semi della mela. Prendete una mela e scegliete quella che più vi piacerà, quindi gialla, rosso o di qualsiasi altra qualità e natura, sarà completamente indifferente. L'importante è che sia una mela matura e quindi prendete un coltello e tagliatela a metà. State attenti facendo questa operazione a non andare ad incidere i semi che ci sono all'interno, quindi io vi consiglio di fare in questo modo, non andare ad incidere completamente sino nel cuore della mela, ma semplicemente intorno e poi girare in questa maniera, così. Poi, allora qui semi non ce n'è ancora, quindi procedere a dividere ancora in quarti di mela. E guardate un po', all'interno dei quarti di mela ci sono i semi. Eccoli qui. In genere per ogni mela ce ne sono mediamente tra 4 e 8. Se durante l'operazione di prelievo dei semi il seme dovesse essere intaccato, come in questo caso che è stato leggermente tagliato, io vi consiglio di non utilizzarlo perché c'è un'alta possibilità che da qui poi non nasca nulla. Il seme dovrà essere, come in questo caso, completamente integro. Ed una volta ottenuti i semi e preparate le cialde, non resterà altro che partire con il vero e proprio esperimento. Quindi inizieremo con questa, che è la cialda morbida. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di prendere la cialda e piano piano schiacciarla in modo che, dato che adesso è compatto all'interno del caffè, si ammorbidisca. Procurarsi un coltello che abbia una punta e che sia davvero molto affilato ed andare ad incidere la cialda creando una croce, in questa maniera. Fare piano per evitare di rovinarla. Quindi. Ecco qua. Abbiamo così aperto la cialda. Creata l'apertura nella cialda, procurarsi una pinzetta, quella delle sopracciglia sarà perfetta, e con questa prendere un seme ed andarlo ad inserire all'interno, facendo in modo che questo venga interrato per almeno mezzo centimetro. Così facendo l'operazione di semina sarà conclusa. Procurarsi un vaporizzatore e bagnare la cialda. Fate in modo che questa sia ben zuppa d'acqua. Terminato di bagnare, procurarsi un contenitore, in vetro o in plastica è completamente indifferente, basta che sia trasparente e che si possa aprire e chiudere ermeticamente. Questo è perfetto. Quindi prendere la cialda ed inserirla all'interno, dopodiché chiudere. Così facendo si creerà all'interno un vero e proprio microclima con temperatura ma soprattutto umidità costante. Poi posizionare semplicemente questo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Stessa cosa anche per quelle rigide, quindi semplicemente creare un'apertura nella parte superiore, sempre la famosa croce, ed una volta che si è ottenuta l'apertura, prendere un semino con le pinzette ed anche in questo caso andarla semplicemente ad inserire all'interno, così. E trascorsi all'incirca 10 giorni si potrà riprendere il tutto per verificare se le cose stanno procedendo nel modo corretto oppure no. Quindi direi che il risultato è assolutamente perfetto. La piantina sta nascendo. Eccola qua. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia la piantina nella prima fase di vita. Cosa è successo? In pratica la radice crescendo ha letteralmente spinto fuori dalla cialda il seme.
Direi che è assolutamente un risultato perfetto, ma soprattutto perché non c'è presenza di funghi, muffe o batteri che sarebbero davvero pericolosi per la piccola piantina. Procurarsi adesso un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con della torba di buona qualità. A quel punto prendere la cialda e semplicemente, dopo aver creato un piccolo foro nel centro, grande con il diametro della cialda, andarla ad adagiare all'interno e premere leggermente, in questa maniera. Dopodiché prendere un po' di terra e, facendo molta attenzione a non rovinare il germoglio, coprirlo. In questa maniera. Una volta coperto, semplicemente bagnare il tutto molto abbondantemente. E questo è il risultato finale. E a questo punto però potrebbe nascere giustamente spontanea una domanda, ovvero, ma perché anziché mettere il semino all'interno della cialda non lo si mette direttamente nel terreno del vaso? E le risposte possono essere fondamentalmente due. La prima è, nell'ipotesi che abbiate dei bambini in casa, fare insieme questo esperimento avvicinerà i bambini al mondo della natura, perché vi assicuro che a vedere crescere una piantina e casomai se renderete loro partecipi di tutte le fasi, insomma li renderete davvero molto felici. Il secondo motivo è quello che queste cialde sono riempite con quello che in natura si chiama oro nero, proprio perché è una sostanza organica ricca di elementi nutritivi. Quindi il fatto di fare crescere un semino all'interno di questa sostanza, che in realtà è un vero e proprio concime naturale, accelererà, favorirà e agevolerà la crescita e lo sviluppo della piantina. Un altro vantaggio importante è che l'utilizzo di questa cialda sarà esattamente paritetico all'utilizzo dei vasetti compostabili, quindi utilizzando un materiale che noi normalmente butteremo risparmieremo i soldi per l'eventuale acquisto di vasetti come questo. Col passare delle ore la piantina cresce sempre di più, a vista d'occhio direi, e adesso è chiaramente distinguibile e visibile la radice e la testolina, che poi non è nient'altro che il semino vero e proprio. A distanza di una settimana dalla messa in dimora della cialda nel terreno, questo è il risultato che si è ottenuto, una piantina alta più o meno 7 cm. Arrivati all'8° giorno, la pianta è cresciuta ulteriormente di qualche centimetro e la testolina, che inizialmente era rivolta verso il basso, quindi verso il terreno, adesso punta verso l'alto. Trascorse soltanto 24 ore, la testolina della pianta si è completamente tirata su e si è aperta. Infatti il semino che praticamente costringeva e chiudeva le due foglioline è caduto, eccolo qua, ed è finito sul terreno. Quindi, una volta aperte le due foglioline, hanno dato la possibilità al germoglio piccolino che c'è all'interno di venire fuori. Sarà proprio da lì che quando si svilupperà crescerà anche la piantina. Col passare delle ore il germoglio si sviluppa. Soltanto 2 giorni dopo da quando si è aperta la testina e quindi ne è spuntato il germoglio dall'interno, guardate l'apparato fogliale come si sia sviluppato. E arrivati al 20° giorno, l'apparato fogliare della piantina apparirà più o meno così. Le foglioline si stanno sviluppando in una maniera assolutamente perfetta. Fate una proporzione con le dimensioni del mio dito per capire come e quanto siano cresciute. Al fine di capire se effettivamente usare il caffè avrebbe agevolato in qualche modo la crescita e lo sviluppo della pianta, lo stesso giorno in cui ho aperto la mela ho prelevato 2 semi. Uno l'ho messo nella cialda e questo ne è il risultato, un altro l'ho messo direttamente nel vasetto col terreno e questo è il risultato che ho ottenuto. La differenza tra le due piantine è visibile all'occhio. Questa è leggermente più indietro come sviluppo, quindi direi che è provato, almeno in questo caso, che il caffè abbia aiutato lo sviluppo della piantina. Direi che, visti i risultati, quindi una piantina cresciuta davvero molto rapidamente e sana, l'esperimento è stato un successo. Non resterà quindi che aspettare che questa cresca e poi, quando avrà più o meno 2 anni di vita, innestarla, in modo da essere sicuri che questa produca poi dei frutti buoni. Non vi fate spaventare dall'idea di innestarla perché farlo è davvero molto facile. Se la vostra scelta sarà stata quella di utilizzare delle capsule rigide, se noterete che dopo circa un mese queste non tendono a decomporsi, allora il mio consiglio è, al posto di mettere tutto all'interno del nuovo vasetto, quello di tirare fuori il pane radicale da questa capsula e mettere quindi pane radicale, radici e pianta direttamente nel vaso nuovo, buttando l'involucro. Se non lo farete ci sarà il pericolo che, se questo non si decomporrà, le radici rimarranno imprigionate letteralmente all'interno di questa capsula, facendo morire la pianta.
E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.